Ciao a tutti, oggi siamo qui per dare il là ad Aglianico del Vulture Untold. In questo splendido contesto dell'Hotel Mediterranea, un panel di degustatori, enologi e sommelier andrà ad assaggiare 19 bottiglie di Aglianico del Vulture, sia nella versione DOC che nella versione DOCG. Abbiamo deciso di iniziare questo tipo di avventura con questa denominazione, quella dell'Aglianico del Vulture, che è una delle denominazioni più antiche del Sud Italia. Infatti è stata istituita nel 1971 e nel 2010 ha avuto la consacrazione a DOCG per la versione superiore. La DOC Aglianico del Vulture è una delle pochissime, se non la sola in Italia, a richiedere nel disciplinare una percentuale del 100% di aglianico. La degustazione si terrà nel formato del blind tasting, ovvero la degustazione alla cieca. Andremo ad eleggere quelle che sono le bottiglie che riceveranno i 3 cavatappi di decanto. Ogni vino sarà coperto da una calza, come questa. All'interno della calza ci sarà la bottiglia di vino che maschererà quindi il nome del vino, pertanto i partecipanti non andranno a dare un voto a una bottiglia di vino, ma ad un numero, come questo. E loro andranno ad assegnare un punteggio a questo numero, un punteggio in scala da 1 a 100. Al termine della degustazione noi andremo a fare la media di tutti i punteggi assegnati dagli 8 membri della commissione ed andremo a decretare i vini che si aggiudicheranno i 3 cavatappi di decanto, che saranno quelli che avranno ottenuto un punteggio tra 90 e 100. Andremo a premiare la migliore bottiglia nella categoria DOC, la migliore bottiglia nella categoria DOCG, la migliore per qualità e prezzo, la migliore per il bouquet aromatico, quella che più avrà saputo trasmetterci emozioni da un punto di vista olfattivo, la migliore da un punto di vista emozionale, quella che più ci avrà entusiasmato nel corso della degustazione. Da questa seconda batteria è andata molto bene perché c'erano dei vini molto interessanti, all'olfatto veramente particolari, soprattutto ricordo il numero 3 che aveva dei sentori di frutta assolutissimamente fresca, ma allo stesso tempo si sentiva qualcosa di molto dolce, quindi di assolutamente più maturo. In bocca c'era una certa freschezza che quindi dava un buon potenziale evolutivo a questo vino, perché ovviamente era supportato anche da polifenoli e tannini presenti ma allo stesso tempo vellutati ed eleganti. Un altro vino che mi ha colpito mi sembra fosse stato il numero 4, perché era molto speziato al naso. In bocca in realtà mi era piaciuto più il numero 3, ma non era niente male anche questo, perché si sentiva molto che comunque i profumi, e più che i profumi in questo caso, visto che stiamo parlando dell'esame gusto-olfattivo, gli aromi del vino, quindi dell'uva, legati all'uva, erano ben amalgamati con quelli legati all'affinamento fatto in barrique. Diciamo che il mio candidato in relazione alla seconda batteria è il numero 3, perché poi alla fine penso che sceglierei quello, però voglio vedere un attimo che cosa c'è nelle altre batterie per decidere e dare la risposta definitiva. Allora, direi che tra le 4 batterie ho preferito la seconda e la quarta. Tra tutti i vini, l'ultimo ho dato 97. L'annata, che era la 2016, che non sappiamo comunque che vino è. Non so che vino è, però so solo l'annata. E quindi ho trovato una bella freschezza, mineralità, fruttato e una bella persistenza.
Tu? Bene, no, anche io, seconda e quarta sicuramente le batterie migliori. Ci sono diversi vini che mi hanno, diciamo, mi hanno colpito. Soprattutto forse, no, sono abbastanza equilibrate la seconda e la quarta, però forse la quarta come batteria è andata meglio. Perché Come nella punteggio è seconda- quella che è venuto nella più seconda alto. c'era un paio di vini un po' più sottotono. È stato, credo, un evento ben organizzato. Grazie ai ragazzi di Decanter, sono delle persone splendide. Credo che abbiamo assaggiato quelle che sono le realtà più importanti della Vulture e della viticoltura lucana, che poi alla fine era l'obiettivo di questo contest. Sono curioso veramente di sapere quali sono i risultati, quali saranno i vincitori, perché ce ne sono diversi che secondo me possono competere e ambire alla vittoria. L'evento è appena terminato, abbiamo concluso Aglianico del Vulture Untold, è stata dura perché abbiamo lottato con fatica per determinare quelli che sono stati poi i vini che si sono da un lato aggiudicati i 3 cavatappi di decanto, ma poi quelli che hanno vinto nelle diverse categorie. E abbiamo qui i vincitori. Li vogliamo annunciare? Ma sì, annunciamone. Allora, il migliore per la categoria migliore DOCG è Tenute Piano Reggio di Cantine Strapellum. Il migliore per la categoria DOC è Al Volo Aglianico del Vulture di Alovini. Il miglior bouquet aromatico se lo aggiudica il Rotondo di Paternoster. Il vino che ci ha emozionato di più per la categoria scelti dal pubblico è il Nocte di Terra dei Re. E infine il miglior per qualità-prezzo va di nuovo a Tenute Piano Reggio di DOCG di Cantine Strapellum. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Untold e per avere tutti i dettagli su Aglianico del Vulture e Untold potete leggere il nostro articolo sul blog decanto.wine.